io sono Livia di Gibbo Tour e oggi vi porterò a fare un giro con me. Siete pronti? Allacciate le liane! Andiamo in Umbria, Lazio e Toscana per un tour da Orvieto all'Argentario. Queste saranno le nostre tappe di questi 2 giorni. Per chi ha più tempo, questo viaggio si può ricollegare a Terni e a Grosseto. Lascio video con gli itinerari in descrizione. Partiamo da Orvieto, definita la città alta e strana. Svetta su una rupe di tufo e sembra uscita da un sogno. Partiamo da Piazza del Popolo, su cui si affaccia il Palazzo del Capitano del Popolo, oggi centro congressi. Da qui i 400 governavano la città. Ora miriamo il panorama dalla terrazza della Torre del Moro, con i suoi 250 scalini e l'automa che suona le campane. Il suo orologio è in funzione dal 1885. Passando, vediamo anche la torre di Maurizio con la sua statua in bronzo di metà 1300. Il nome viene probabilmente da Muriccio, cioè cantiere. Il suo orologio infatti scandiva il lavoro nel cantiere del Duomo. Il Duomo di Orvieto è un capolavoro del gotico italiano. Dalla sua costruzione, nel 1290 e nei successivi 3 secoli, vi lavoravano 20 artisti diversi. Sulla sua facciata si possono ammirare gli splendidi bassorilievo di storie del Vecchio e Nuovo Testamento e l'inquietante giudizio finale. All'interno non perdete la cappella di San Brizio con il terrificante affresco del giudizio universale. Vediamo ora un'Orvieto sotterranea con la visita guidata Orvieto Underground, che ci mostra una piccola parte del labirinto scavato nel tufo dagli abitanti della città nel giro di 2500 anni. Ultima tappa il Pozzo di San Patrizio del 1527. Facciamo sosta a Bolsena, sul lago omonimo. Vicino alla chiesa di San Salvatore visitiamo la rocca Monaldeschi della Cervara, a pianta quadrata e con 4 torri. Offre un bel panorama sulla città e sul lago con i suoi isolotti simili a balene. Il lago balneabile è il più grande bacino lacustre di origine vulcanica d'Europa. Ripartiamo alla volta di Pitigliano, un vero gioiello antico sorto nel tufo. Al centro del borgo spicca Palazzo Orsini, un antico convento dell'XI secolo, divenuto prima rocca e residenza aldobrandesca e poi palazzo nobiliare degli Orsini. La cattedrale dei Santi Pietro e Paolo ha la facciata settecentesca e la torre campanaria con una parte medievale in tufo. A fine 1500 Pitigliano divenne casa di una comunità ebraica, il cui antico quartiere è visitabile. Ultima tappa la via Cava del Gradone, nel museo archeologico all'aperto Alberto Manzi, in cui è possibile visitare la necropoli etrusca scavata nel tufo e immersa nella vegetazione. Ultima tappa del nostro tour è la graziosa località balneare di Porto Ercole sul promontorio dell'Argentario, un borgo di pescatori in una bella baia naturale tra vicoli e scalinati. Dal borgo, prendendo la suggestiva via Giacomo Nani, si può arrivare a piedi fino alla Rocca Spagnola, da cui si può ammirare il panorama. In auto prendete via della Rocca fino al parcheggio. Qui finisce la nostra visita. Iscrivetevi al canale Gibbo Tour per nuovi itinerari. Potete seguirmi anche su Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle curiosità di viaggio. Siete pronti? Allacciate le liane!